Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione sull'utilizzo di PowerPoint, nella quale vedremo come si modifica lo sfondo sia dell'intera diapositiva sia delle singole caselle di testo, quindi colori, sfumature, trame e quant'altro. Quindi andiamo subito ad aprire un file di PowerPoint cliccando con il tasto destro del mouse, scegliendo Nuovo e scegliendo poi l'opzione PowerPoint. Andiamo ad aprire il nostro file e vediamo che PowerPoint ci si presenta con questa grafica. Clicchiamo una volta, teniamo premuto con il tasto sinistro del mouse e selezioniamo tutto quello che PowerPoint ci ha proposto di default, lo selezioniamo rilasciando il tasto sinistro del mouse, clicchiamo su Cance, digitiamo Cance e cancelliamo tutto. Per andare a modificare tutti gli elementi di cui ho parlato all'inizio, bisogna innanzitutto cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo della diapositiva, scegliere formato sfondo. Ecco che ci si apre questa finestra laterale in cui possiamo andare a compiere tutte queste operazioni. Quindi innanzitutto possiamo scegliere varie opzioni per lo sfondo della nostra diapositiva. Quindi possiamo avere un riempimento a tinta unita, un riempimento sfumato con una trama oppure a motivo. Vediamo innanzitutto quello a tinta unita. Quindi qui nel pannello dei colori, apriamo il pannello dei colori e se ci bastasse una tinta unita sceglieremmo il colore che appunto vogliamo come sfondo della nostra diapositiva. Se invece volessimo uno sfondo sfumato dovremmo mettere una spunta qui. Ecco che PowerPoint ci ha presentato subito il colore che abbiamo scelto precedentemente ma in una tonalità sfumata. Se poi vogliamo andare ulteriormente a personalizzare possiamo scegliere per fare rapidamente tra le sfumature preimpostate e scegliere quella che più ci piace, ovviamente fare tutte le prove che vogliamo per vedere quella che più ci aggrada. E poi lo sfondo della diapositiva può essere riempito anche con un'immagine o una trama, per esempio queste sono tutte le trame disponibili su PowerPoint, oppure può essere riempito anche a motivo. Quindi questi sono tutti i motivi che PowerPoint ci offre di default, sempre con il colore iniziale che abbiamo scelto per la tinta unita, che ovviamente possiamo andare a cambiare da qui. Ovviamente come sfondo della diapositiva si possono inserire anche delle immagini e come si inseriscono le immagini, per come si inseriscono le immagini ti rimando alla lezione appunto dedicata all'inserimento delle immagini. Ovviamente è possibile personalizzare non solo lo sfondo della diapositiva, ma anche le caselle all'interno delle quali andremo a scrivere il testo che ci sarà utile nella nostra presentazione. E quindi per inserire innanzitutto una casella di testo bisogna cliccare qui su Inserisci, casella di testo, ecco che ci compare questa piccola riga verticale e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse andremo a scrivere la nostra casella di testo e qui dentro scriveremo il nostro testo, quindi quello che ci serve scrivere. Tenendola selezionata potremo andare a centrare all'interno della casella il testo che abbiamo scritto, oppure possiamo andare a metterlo a sinistra, lo potremmo mettere a destra, quindi dove preferiamo, e anche la casella, così come abbiamo impostato lo sfondo della diapositiva, chiudiamo un attimo qui per far vedere come ci si arriva di nuovo, anche la casella può essere personalizzata nei colori, nelle sfumature e in tutto quello che si vuole. Quindi posizionandoci sul bordo della casella di testo, clicchiamo con il tasto destro del mouse, anche qui apriamo formato forma e ci si ripresenta lo stesso ambiente che ci era comparso poco fa per la personalizzazione dello sfondo della diapositiva. E anche qui potremo andare a scegliere un riempimento a tinta unita, oppure sfumato, oppure a trama, quindi vale tutto quello che abbiamo detto precedentemente in ordine allo sfondo. Qui possiamo andare a personalizzare anche il bordo della casella di testo e clicchiamo qui su linea e vediamo che PowerPoint ci chiede di scegliere tra il fatto se vogliamo che non ci sia nessuna linea, come per esempio in questo momento, una linea continua o una linea sfumata. Per esempio proviamo con una linea continua
Anche in questo caso, come si vede, ci si apre un pannello comandi sottostante che ci permette di colorare la linea del colore che vogliamo. Magari sarà bene dare un colore di contrasto con quello che c'è adesso. Per esempio, qui ora abbiamo il blu, andiamo a dare un colore di contrasto che può essere sicuramente il giallo. E poi qui nella larghezza, qui possiamo settare la trasparenza del giallo in questo caso, e qui nella larghezza possiamo andare a specificare lo spessore di questa linea e dire che lo vogliamo per esempio in spessore 3. Come puoi vedere, lo spessore della linea è aumentato. Ovviamente tenendo sempre selezionata la casella, cliccando solo una volta sul bordo con il tasto sinistro del mouse, possiamo anche andare a colorare in maniera diversa il testo della casella che, come puoi vedere, adesso è diventato bianco. Quindi PowerPoint ci offre tante possibilità di personalizzazione, quindi non solo dello sfondo della diapositiva, ma anche appunto delle caselle di testo. E poi le caselle di testo, ora abbiamo visto, ne abbiamo inserita una cliccando su inserisce e poi casella di testo, ma qui ci sono tante altre possibilità. Cliccando su forme potremmo per esempio andare a scegliere una casella di testo con questa forma o piuttosto una casella di testo con una forma esattamente rettangolare. Ci sono anche tante altre forme. Poi per esempio potremmo andare a utilizzare le frecce per dire che un argomento fa riferimento all'argomento sotto. Ovviamente anche la freccia può essere selezionata con il tasto destro, andare su formato forma e dire che la freccia la vogliamo fare di un colore diverso rispetto a quella delle caselle di testo. Quindi, come hai potuto vedere, PowerPoint dà la possibilità veramente di sbizzarrirsi con la creatività che ognuno di noi ha e quindi di personalizzare al massimo la nostra presentazione PowerPoint che per il momento abbiamo visto nella sua versione dello sfondo della diapositiva e nella versione della personalizzazione delle caselle di testo e di altri oggetti che si possono inserire. Ovviamente nelle lezioni successive vedremo anche come si può personalizzare ulteriormente la presentazione con immagini e con altre forme di personalizzazione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!